vi sparo subito, immediatamente, senza indugi, una banalità. Una banalità. Per me la Lazio vince perché voleva vincerla assolutamente. Eh, Anche la scelta iniziale, no? Conferma l'intero blocco che aveva ben figurato qualche giorno fa a San Siro, sempre contro il Milan. Stesso blocco, cambia Castellanos al posto di Dia e mi sento di dire, visto il rendimento di Dia, un upgrade in teoria, poi in pratica abbiamo visto che Castellanos ancora deve carburare dopo l'infortunio e tutto il resto, e importa l'altro cambio è Mandas anziché provvederlo. Ma Mandas l'anno scorso aveva anche un po' cambiato le gerarchie, un portiere assolutamente pronto, anche stasera abbiamo visto in varie uscite, in varie situazioni, molto 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 bene. E mi sento di dire che la Lazio, più di qualsiasi altra squadra che ho visto, diciamo, in questa girata di tornata, chiamiamolo come ci pare, di partite di Coppa Italia, insieme magari all'Atalanta, è stata la squadra che più di tutte, no, voleva il bottino e l'ha ottenuto. E come lo fa? Con un gol su calcio d'angolo. E qua andiamo al tema serale, quello che sarà il mio tema, la difesa a zona sulle palle inattive. Ho rimproverato più volte a Kivu il fatto che non funzionasse, e lo ho visto anche stasera. È lampante che bisognava fare meglio, perché al netto dei meriti di Tavares che mette un ottimo pallone e di Zaccagni che è bravo a trovare lì la porta e il gol, ma ce ne sono quattro almeno giocatori vicino a Zaccagni, nessuno gli si avvicina perché ognuno cura il proprio orticelli. Non funziona, soprattutto sulle palle, nel senso sui palloni che mette un calciatore col piede mancino da destra, e quindi a entrare, no? Quella palla a entrare è meno leggibile con la difesa a zona, assolutamente. Credo, mi sentirei di dire. No, in realtà dovrebbe essere il contrario, perché tu, no, la vai, ma non ha funzionato comunque, ecco, questo è il discorso. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, adesso ovviamente approfondiamo. Prima, come al solito, vi dico che andremo ad approfondire anche sul Tribunale delle Anime, ragazzi. Sono lì, lo sapete benissimo, ormai tutti i giovedì su Rete Oro, oppure canale, oh no, sempre Rete Oro, canale 77 del digitale terrestre. Cantone Lazio, ma mi potete trovare anche sulle varie piattaforme social, appunto Sport in Oro. Vi mando magari il profilo sotto. Vi aspetto appena finite di sentire qua cosa dico. Venite lì, mi raccomando, che ci divertiamo. C'è Sebino Nella, c'è Bruno Giordano, quindi volti anche illustri. E dibattiamo. Ma prima lo facciamo qui, ovviamente anche din don, attivate la campanella, iscrivetevi o trovate tutti i profili social e likeino e via. Da dove partiamo? È stata anche una partita un po' faticosa, soprattutto il primo tempo molto blando, ma la Lazio, secondo me, conscia di quanto lasciato qualche giorno fa, molto attenta, molto prudente, ha avuto le sue buone occasioni, secondo me, nel primo tempo. Poi nel secondo, quasi come non lo so, come se preventivasse che potesse finire un po' come era già andata nella scorsa gara. Ha quasi lasciato l'iniziativa, quasi volutamente, credo. Non lo so quanto ci sia in realtà di volontario o meno, però attenta, accorta e ha fatto male proprio quando forse mi sento di dire, come spesso è capitato in passato, proprio nel momento migliore dei rossoneri, perché hanno avuto un paio di occasioni secondo me interessanti. Mi ricordo quella di Loftus-Cheek praticamente nell'area piccola di testa, bravissimo a controribattere anche delle Bashiro, però secondo me occasione importante, così come lo era quella di Leao. Non l'hanno sfruttata, invece lo fa la Lazio, no? Un cortomuso al
al contrario mi sentirei di dire, anche perché come più volte e spesso vi dico, parliamo di Sarri in passato, soprattutto per il gioco che dà alle squadre. Sarri parte dalla difesa, parte dalla fase difensiva, le squadre di Sarri non prendono tanti gol. Io mi ricordo, correggetemi se sbaglio, fece diventare calciatore serio anche Casale che abbiamo visto i disastri che fa al Bologna o quando scende in campo. Quindi Sarri è molto bravo, ci vuole tempo ovviamente, e quindi per attecchire, però è molto bravo nel sistemare soprattutto la retroguardia, e quindi una Lazio attenta, una Lazio che ha voluto più di tutti la qualificazione, più dello stesso Allegri, che poi alla fine qualche cambio l'ha fatto. Una squadra comunque solida, quella che ha messo in campo senza ombra di dubbio, però mancava Gabbia, non so se per infortunio, no, per infortunio o squalifiche, credo per scelta tecnica, questo però non ne sono sicuro. Sono sicuro invece che ha tenuto fuori Modric, Pulisic e li ha messi magari nel finale quando doveva andare a recuperare il risultato. Però mi sento di dire che cosa è mancata al Milan stasera sicuramente l'attacco, perché più volte abbiamo detto però vedi Leao segna, però quando poi non segna vedi un attacco, o meglio un giocatore che gioca in attacco e che possiamo dire quello che ci pare, ma non è proprio quello il suo ruolo. Poi può farlo, lo fa anche bene, farà tanti gol, sarà bravo e sarà ancora più bravo Allegri, che comunque sarà riuscito in qualche modo a massimizzare da Leao, tutto quello che volete, ma quello non è il suo ruolo, dove si sente più a suo agio, ecco, possiamo dire tutte possiamo discutere quanto vogliamo, ma Leao è un giocatore che deve partire largo e poi magari sterza, se trova spazio sgasa e compagnia cantante. Oggi ha fatto un'enorme fatica. Ha fatto fatica anche Nkunku quando è entrato. Per Nkunku onestamente non è una novità, giocatore che finora non sta dando praticamente nulla. Abbiamo visto Loftus-Cheek comunque benino, assolutamente, anzi bene. Yashari qualche palla sanguinolenta l'ha persa, però no, niente ragazzi, l'ho detto prima, non è che c'è molto altro da aggiungere, perché poi ribadisco, non è che le emozioni siano state tantissime, ma quando si gioca contro le squadre Allegri è così. E fatemi dire che entrambi gli allenatori curano molto, come l'ho detto prima, lo ribadisco, sono molto attenti, soprattutto senza palla, per cui va bene così. Vorrei più avanti, visto che con Baroni più volte abbiamo visto una bella Lazio, vorrei che lo stesso, ma sarà difficile conoscendo un po' Sarri, sarebbe bello vederli insieme sia Castellanos che Dia di nuovo, i due attaccanti, perché no? È entrato molto bene Nosli, a proposito di chi è entrato dalla panchina, sicuramente c'è da citare Nosli, è vero poteva forse fare meglio sul tiro uno contro Maignan, ancora una volta grande parata del portiere francese, però guizzante, ha fatto morire mi pare un giocatore molto molto attivo, molto molto in palla. Va bene, vince la Lazio, tutto sommato assolutamente con merito mi sento di dire, e affronterà il Bologna. Va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likate se volete, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.